In alcuni video precedenti vi abbiamo parlato degli scudi da Dura Europost da noi riprodotti per alcuni nostri clienti. Li abbiamo raccolti in una playlist che trovate in descrizione. Attraverso queste riproduzioni noi cerchiamo di riprodurre il metodo più che il reperto. Il metodo è di capire lo spirito del tempo, lo spirito e l'intenzione con la quale venivano prodotti e decorati questi scudi. Ma oggi vi vogliamo parlare di un'altra riproduzione legata a questo scudo, ma con un'elaborazione nostra originale. Si tratta di quello che noi abbiamo denominato come scudo di Marte. Ecco, perché abbiamo realizzato uno scudo in gran parte simile allo scudo da Dura Europost come decorazione, tuttavia non identico, con delle figure diverse nella parte appunto figurata e meno decorativa dello scudo stesso. Consentendoci un po' una battuta, noi cerchiamo di combattere gli eserciti dei cloni, cioè il proliferare di tantissime riproduzioni dello stesso reperto quando sappiamo benissimo che questo reperto è uno tra le centinaia di migliaia presenti all'epoca. Quello che cerchiamo di fare noi è interpretare, ricostruire ed entrare nello spirito del tempo, cioè proporvi delle riproduzioni che sarebbero state assolutamente verosimili in quell'epoca, in quel contesto, tra le persone che hanno vissuto quell'epoca, sarebbero state assolutamente verosimili e per niente fuori luogo, senza necessariamente essere la riproduzione di uno dei pochissimi reperti che sono a noi noti. In pratica, quello che vorremmo è che un legionario del tempo potesse dire: bello questo scudo, mi piace la decorazione che è stata fatta, me lo porto volentieri. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo riprodotto uno scudo che per l'apparato decorativo riproduce praticamente la stessa decorazione dello scudo da Dura Europost, principalmente perché abbiamo visto, e ve lo abbiamo spiegato in uno dei video precedenti appunto, che questo tipo di decorazione viene utilizzato in tantissimi contesti, su tantissimi supporti decorativi. Hanno una storia lunghissima, alcuni motivi addirittura risalgono a quasi un millennio prima e continuano per secoli e secoli anche dopo questo periodo, quindi sono motivi talmente universali nel mondo classico da non aver bisogno di ulteriori commenti e nemmeno di essere giustificati, ecco, all'interno di una ricostruzione. Non solo, possiamo ampiamente supporre che questi motivi decorativi fossero talmente utilizzati da essere molto diffusi sugli scudi dello stesso periodo, nello stesso contesto. Comunque nell'ambito militare romano di III secolo li ritroviamo anche su altri reperti contemporanei, che sono ad esempio gli scudi ovali, sempre da Dura Europost, che sono di un'altra tipologia come scudo e anche hanno decorazioni figurative diverse, più curate, però riproducono gli stessi schemi decorativi che vediamo sullo scudo rettangolare di Dura. Ora, per la parte decorativa centrale, quindi, abbiamo utilizzato lo stesso motivo decorativo. Abbiamo invece ritenuto opportuno proporre una variazione nella parte figurata dello scudo e infatti nella parte alta, anziché l'aquila accompagnata, affiancata da due vittorie alate, abbiamo raffigurato sempre un'aquila, che è la simbologia principale, in quanto, come vi abbiamo già spiegato in un altro video dedicato, è una simbologia stratificata che rappresenta allo stesso tempo la protezione di Giove, l'essenza stessa, l'identità di Roma e l'identità dell'imperatore, che in questo periodo comincia a personificare entrambe le identità, cioè quella dell'impero di Roma e allo stesso tempo del benvolere di Giove, il padre degli dei del Pantheon romano. Quindi abbiamo mantenuto al centro l'aquila gioviana. Al suo lato sinistro vi figura sempre una vittoria, però in questo caso stante anziché in volo, ripresa sempre da delle raffigurazioni molto molto diffuse nell'ambito militare, spesso raffigurata su corazze, schinieri. Sull'altro lato invece si presenta un Marte armato, stante, armato di lancia e scudo, anch'esso una tipologia iconografica molto molto diffusa ovviamente in ambito militare e spesso associate queste due tipologie iconografiche appunto all'iconografia dell'aquila gioviana. Quindi
l'insieme è assolutamente compatibile con quello che conosciamo dello stile artistico, ma non solo, anche dei significati ideologici e politici che vengono trasmessi tramite la decorazione. Infine, la parte bassa dello scudo è decorata con una lupa che allatta i gemelli, una delle iconografie più classiche di tutta l'iconografia artistica romana, sicuramente riscontrabile anche sugli scudi. Ne abbiamo alcuni esempi dalla colonna traiana. E naturalmente il messaggio in questo caso è chiaro, cioè la Roma delle origini, dalle origini porta una storia ormai millenaria di favore degli dei, di dominio sul mondo allora conosciuto. Quindi, se riassumendo lo scudo di Dura Europos, quello originale, quello dal reperto, possiamo supporre che ci trasmetta un messaggio politico-ideologico estremamente sintetizzabile nei termini di l'aquila gioviana che rappresenta Roma, l'imperatore e il favore degli dei sull'impero romano, è contornata da vittorie alate che riconoscono appunto il valore dell'impero romano e di questo favore degli dei e legittimano il potere di Roma, dell'impero romano, sul mondo allora conosciuto. Questo potere sul mondo conosciuto simboleggiato proprio da questo globo trattenuto tra gli artigli dell'Aquila. Quindi l'estrema sintesi del messaggio che porta questo scudo imbracciato ai legionari è che le legioni di Roma portano attraverso la vittoria militare ordine, pace e prosperità. La prosperità è raffigurata da questi tracci vegetali rigogliosi, è un'iconografia che risale già ai tempi di Augusto, quindi già affermata da secoli al momento della decorazione dello scudo di Dura Europos. Nel caso invece dello scudo di Marte il messaggio è molto simile ma articolato in modo leggermente diverso. Abbiamo quindi l'aquila che di nuovo ci raffigura l'impero e la sua protezione da parte di Giove, di Roma e dell'impero romano e dell'imperatore che le impersona, e abbiamo sempre una vittoria che omaggia l'aquila, quindi legittima il potere militare di Roma e del suo impero, e sul lato destro dell'aquila abbiamo Marte che personifica il prestigio militare ottenuto grazie sempre al benvolere delle divinità, quindi in un qualche modo legittima anche in modo religioso, dal punto di vista religioso, il potere militare romano. Infine, in fondo alla base, la lupa, come abbiamo detto, è simbolo stesso delle origini e della storia millenaria di Roma. Quindi, sia che vogliate la ricostruzione fedele di un reperto noto, o che vogliate una ricostruzione che vi inserisca perfettamente nello spirito del tempo, non avete altro da fare che rivolgervi a Res Bellica. Per i vostri progetti storici ricostruttivi, contattate Res Bellica, trovate tutti i nostri contatti in descrizione.